Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci. Andiamo a vedere come sarà quest'anno 2025. Facciamo questo viaggio insieme analizzando tutte le case astrologiche dalla prima alla 12ª. Quindi invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist L'arte sciamanica, l'arte del vivere e risvegliare la coscienza. Nella nostra scuola iniziatica noi creiamo consapevolmente il nostro futuro sulla base della verità autentica della nostra anima. Quindi, ragazze mie e ragazzi, iniziamo questo viaggio meraviglioso insieme e partiamo dalla prima casa. La prima casa è la casa dell'io interiore. È il Dio interiore, l'io interiore e la casa dell'ascendente. Andiamo a vedere come sta l'energia in questa casa per quest'anno. Allora, iniziamo con gli oracoli. Prima casa per le mie ragazze e i miei ragazzi del pesci. Come sta l'energia in questa prima casa? Come sta l'energia in questa prima casa? Anno 2025. Anno 2025, come sta l'energia in questa prima casa? La forza, strength. Ti vedo avere tanto coraggio quest'anno. E il coraggio viene dal latino, no? Cor cordis, corabio, avere cuore. Nella prima casa, questa carta del coraggio mi dice che ti presenterai al mondo e anche gli altri ti vedranno come una persona che ha avuto tanto coraggio, come quasi un esempio. Perché anche come ti vedono gli altri, no? Come un esempio di avere tanta forza, tanto coraggio per aver superato delle sfide importanti nella tua vita e fare da esempio agli altri. Mi dice questa carta che avrai molto coraggio di superare ulteriori sfide che si possono presentare durante l'anno a tutti noi con determinazione, quasi un po' come vi racconto sempre, no? La storia di Perseo, il grande eroe del mito greco, che incarna proprio la figura dell'uomo trascendente in questo momento storico del Kali Yuga, che è il periodo storico più oscuro dell'umanità in cui abbiamo scelto di incarnarci perché potevamo erigere la nostra cattedrale interiore come in nessun altro periodo storico. E quindi avrai molto coraggio quest'anno e sarai animato da una grande forza cardiaca, mi viene da dire. Vediamo da quale carta archetipica è accompagnato questo coraggio nella prima casa. Da quale carta archetipica è accompagnato questo coraggio nella prima casa? Wow, dalla Vergine, la Vergine, mantenimento della purezza simbolica di cuore, di nuovo il cuore, il coraggio e spirito. Guarda, il tuo approccio sarà meraviglioso e gli altri ti vedranno in modo meraviglioso perché rispetto agli altri, no, come prima casa ascendente, anche come ti vedono gli altri, avrai una purezza di cuore ineluttabile, inconfutabile e gli altri ti percepiranno in questo modo. Sarai un grande esempio e sostegno per gli altri. Per quanto riguarda il tuo Dio, l'io interiore, no? Il tuo sé più profondo, il Dio ignoto, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 9, che è il sé più profondo, il nostro Dio vero, quello interno, no? E ti darà molta forza e molto coraggio per avere la connessione con Dio in tutto ciò che accade, cioè vedere tutto ciò che accade, anche tutti i tuoi fatti quotidiani della tua vita come distinti ma non separati dalla divinità. È come se fossi, qua c'è purezza simbolica. Qualcuno diceva tutto è puro per i puri, no? Cioè non vedrai le cose in modo né negativo né positivo, cioè vedrai le cose come pure in se stesse e capisci perfettamente che non è la cosa in sé che può fare bene o male, ma è il giudizio che diamo a quella cosa che ci fa bene o ci fa ammalare. Quindi diciamo che il tuo approccio come prima casa sarà quello di vedere le cose in modo trascendente, cioè al di sopra del bene e del male. Le cose accadono, come diceva anche Giordano Bruno,
per un ottimo fine, e lo diceva prima di essere messo a rogo. Quindi diciamo che sarai ripulita o ripulito da qualcosa che ti permetterà di vedere le cose da un altro punto di vista più alto. Bellissima energia. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. La prima casa, casa dell'ascendente, pesci, casa dell'ascendente, prima casa, prima casa, pesci, 5 di spade, l'imperatrice, il 10 di spade. Non ti abbassi più a mercanteggiare, diceva qualcuno. Questo è l'anno in cui tu chiuderai un grande ciclo karmico legato alla tua stabilità personale. L'imperatrice mi parla di successo, di abbondanza, di fare, di andare incontro a quello che per te è stabile, realizzare i tuoi progetti, i tuoi desideri. Ti puoi trovare a che fare con un po' di mentale, 5 di spade, 10 di spade, però quando c'è l'imperatrice è come se fosse il sole davanti alle altre carte, no? Diciamo che quest'anno è l'anno in cui terminerai di sbrigare alcune faccende karmiche lasciate in sospeso. È il tuo stesso modo di approcciarti alle cose che cambia, te l'ho già detto qui. Alcune cose che ti potrebbero dare un po' di stress mentale, tu le affronterai da un altro punto di vista vincendomele. Il 10 di spade mi parla della fine di qualcosa, della chiusura di un ciclo doloroso, da cui hai appreso molto. Ed è come se ci fosse un ultimo step riguardo situazioni analoghe che tu me le vincerai perché hai un approccio diverso. Cosa mi parla il 10 di spade? Eh sì, qua abbiamo la temperanza, qua ci sarà guarigione su più aspetti della vita che ti tenevano in ansia o che ti possono tenere in ansia mentalmente. C'è una guarigione piena con la temperanza che mi parla di equilibrio, di bellezza, sanazione di mente e spirito. Sì, il tuo coraggio verrà premiato, eh? Bellissima energia. Detto questo, passiamo alla seconda casa. Allora, la seconda casa è la casa dell'economia, di ciò che ti spetta a livello di denaro, di finanze, ma è anche la casa del valore. Il valore che dai alle cose, come ti rapporti alle cose, che valore dai. mm? Andiamo a vedere come sta l'energia per te in questa seconda casa. Allora, pesci, come sta l'energia nella seconda casa per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci? Come sta l'energia nella seconda casa, anno 2025? Energia nella seconda casa. Bloom, questa carta significa, qua ci sono tanti fiori che sbocciano e infatti è proprio la fioritura. Qua ci sarà una fioritura economica per te quest'anno, una fioritura, sbocciano i germogli di qualcosa che hai seminato l'anno precedente, o significa una fioritura. Quindi a livello economico ti viene dato ciò che ti spetta, mi dice c'è la carta della fioritura, o inizia ad esserti dato ciò che ti spetta. Sì, vediamo da quale archetipo è accompagnata questa carta. Da quale archetipo è accompagnata la carta della fioritura? Seconda casa, casa dell'economia, del valore, anche delle abilità finanziarie. La seconda casa, diciamo che ci sarà anche una fioritura delle tue abilità in tal senso, tipo fare investimenti oppure concentrarti su qualcosa piuttosto che un altro. Ci sarà molta abilità con la carta della fioritura. Vediamo da quale archetipo è accompagnata la seconda casa. La regina, guarda, questo è l'anno in cui ti viene dato ciò che ti spetta a livello economico, eh. La regina mi dice che proprio tu la vinci quest'anno e soprattutto le tue abilità finanziarie saranno
guidate da un senso intuitivo e artistico, creativo, perché la regina è il tuo aspetto femminile interno, che tu sia uomo o donna non importa, è proprio l'aspetto femminile. Le tue abilità finanziarie saranno legate a qualcosa di creativo, creativo o trovare delle soluzioni creative a qualcosa. Questo è il tuo anno a livello economico, finanziario sì. E ti dico che tu darai rispetto, siccome questa è anche la casa del valore, ehm, tu darai valore, siccome qua dice utilizza la sua autorità benevolmente per proteggere gli altri, no? Darai valore, il pesce è una delle persone più buone, aperte, la grande sensibilità dello zodiaco, proprio sensitivi, come se a volte sentissero proprio il peso della difficoltà del mondo, no? E quindi è come se fosse un po' la tua rivincita quest'anno, mi dice questa carta. Il tuo valore sarà orientato anche a proteggere gli altri, a valore proteggere chi è più indifeso o più non è, magari non ha le tue stesse fortune, il darti. Io vi dico sempre che il denaro è un effetto collaterale di ciò che fai con passione, no? Tu ti darai quest'anno, come hai sempre fatto, il pesce si dà sempre, però raccogli i frutti a livello economico, ti viene dato, ti spetta. Queste sono carte potentissime. Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Seconda casa, economia, pesci. Può darsi anche per alcune di voi che ci sia una figura femminile che ti possa aiutare per quanto riguarda le finanze, va bene? Una figura femminile che ti possa aiutare nelle finanze o nel fare alcuni investimenti, o nel darti dei consigli, nel sfruttare meglio i tuoi beni. È un video che vi consiglio di riguardare più volte durante l'anno per avere una visione completa sull'evoluzione di ogni singola casa, ok? Vediamo, allora, cosa ci raccontano i tarocchi in merito alla seconda casa, pesci, 7 di denari, 3 di spade, asso di coppe. Sono stati fatti degli investimenti andati male, forse? Oppure ti puoi trovare a fare... Oppure ti puoi trovare... Cioè, qua mi dicono, il 7 di denari, investimenti, 3 di spade, c'è qualcosa che è andato male. O qualcosa che pensi possa andare male, però c'è l'asso di coppe qua. O dei pagamenti che ti devono arrivare o delle entrate che devono arrivare, tu pensi che non succeda niente, invece c'è l'asso di coppe che mi parla della felicità. Ok? Guarda, questa è una cesta piena di abbondanza, no? Quindi mi conferma che se le cose non sono andate bene nell'anno 2024 e possono continuare un po' così per i primi settimane dell'anno 2025, i primi mesi, o non sono come ti aspetteresti, però tu dalla metà anno in poi questi sono frutti, tanti frutti, quindi diciamo che quando la primavera, no, porta anche dal giorno dal mese del tuo compleanno, marzo-aprile, inizi a vedere i frutti del tuo lavoro, anche degli investimenti falliti o di qualcosa che non è andato come volevi. Qua c'è l'asso di coppe, che è la felicità in tal senso. Di cosa mi parla questa felicità dell'asso di coppe nella seconda casa dell'economia? Cavalieri di coppe, sì, avanzamento a livello di denaro, ti viene dato anche ciò che ti spetta. 6 di bastoni, c'è pieno successo, ragazze mie. Riconoscimenti, successo di ciò che ti spettava e pensavi non arrivasse, a livello generale o proprio a livello concreto. Cioè, magari avevi fatto investimenti, non ti stavano arrivando, oppure sei andati male investimenti o qualcosa è andato male. Qua c'è una cosa che cambia tutto. 6 di bastoni è il successo, avere situazioni sotto controllo, riprendersi, e te l'avevo già detto, fioritura, ok? Bellissimo, e adesso passiamo alla terza casa. Allora, la terza casa è la casa dei viaggi brevi, degli interessi personali, degli studi, dei rapporti con i fratelli e anche la casa della comunicazione, no? È il contesto nel quale facciamo esperienza nell'immediato ambiente e anche il rapporto con i coetanei. Vediamo come sta l'energia per te in questa terza casa. Quindi viaggi brevi, interessi personali, studi, vediamo un po'.
Come sta l'energia nella terza casa per le mie ragazze e i miei ragazzi del pesci? Energia nella terza casa. Come sta l'energia nella terza casa? Storyteller, riscrivi la storia, riscrivi la storia. Allora, ragazze mie e ragazzi, la carta dello storyteller e lo storytelling, io vi spiego bene cos'è lo storytelling nel video Magia Pratica 8, il culto degli antenati, dove ci sono tutte le pratiche per pacificare gli spiriti perturbati dei tuoi antenati, che sono quegli spiriti che la maggior parte delle volte, per il 90-95%, sono quegli eventi negativi che si succedono nella nostra vita, continuano a ripetersi sempre le stesse cose e vengono da delle ferite transgenerazionali, no? Quindi quegli eventi vogliono essere pacificati. Quindi, siccome mi mettono questa carta nella terza casa, è possibile che ci siano stati degli impedimenti per quanto riguarda i viaggi brevi o degli impedimenti che necessitano la pacificazione degli spiriti perturbati dei tuoi antenati, per alcune di voi. Poi, per altri, la pratica dello storytelling, siccome mi parla di viaggi brevi, è possibile che facciate dei viaggi inerenti a degli studi, degli interessi personali che riguardano lo sciamanismo, lo sciamanesimo, studi olistici o interessi esoterici, dei viaggi brevi relativi a questo, ai vostri interessi personali, perché i vostri interessi personali qua con questa carta mi dice che quest'anno si baseranno moltissimo sulla consapevolezza spirituale, soprattutto tecniche sciamaniche. Vabbè, io nel mio canale non ne faccio ovviamente mistero, proprio sulla base della filosofia animista e sciamanica che costruisco il mio presente e il mio futuro. Le religioni animiste sono quelle che sono più vicine al sentire dell'uomo, sono quelle che riportano il Dio da una dimensione lontana dove l'hanno messo le religioni abramitiche come la nostra, il cristianesimo, e lo riportano dentro l'uomo, dentro gli organi e nella natura. Quindi diciamo che per gli interessi personali, diciamo che su questo graviti quest'anno. Essendo la casa della comunicazione, la terza casa, mi dice che per molti di voi che avete già fatto la pacificazione degli antenati e che la continuate a fare, dedicando anche i meriti ai vostri avi, ai vostri antenati, come vi spiego sempre nel video Magia Pratica 8, come fare, dedicare i meriti per avere monetine d'oro nel presente, ecco, avere buon karma. Diciamo che voi avrete delle comunicazioni fluide quest'anno, per chi ha già fatto la pratica o chi continua a fare. Laddove avete problemi di comunicazioni, comunicare con gli altri o comunicazioni, mi spiego, l'energia non fluiva nel vostro intorno, avrete la prova provata dell'adempimento, della pacificazione dei vostri antenati. Ok, vediamo da quale energia archetipica è accompagnata questa carta nella terza casa. Tutti i video che vi menziono li trovate nelle playlist sul mio canale dove c'è scritto podcast, playlist, community, ok? Vediamo da quale archetipo accompagnata terza casa per te, anno 2025, pesci. Maltrattatore, sì, qua riscrivi la storia tu. Qua riscrivi la storia, riscrivi la storia. Risalta la tua tendenza a intimidare gli altri, ti aiuta a far fronte alle paure interiori che ti stanno maltrattando. Qua alcuni di voi possono avere paura a fare degli spostamenti brevi o a fare dei viaggi. E con la pratica dello storytelling voi riscrivete la storia, magari immaginandovi il perché, scrivendovi un'altra storia del perché avete paura a fare dei viaggi brevi, per esempio, visto che è la terza casa. E magari vi potete raccontare, come vi spiego sempre nel video Magia Pratica 8, che magari siete annegate o annegati nel 20 avanti Cristo mentre stavate scappando da una città all'altra, non lo so, e quindi portare consapevolezza con una nuova storia
di questa natura ti porta a superare la paura di quello che stai vivendo in questa attuale incarnazione. Però ragazze mie e ragazzi, ve lo spiego bene come si fa lo storytelling, nel video Magia Pratica 8. Qua si evince che c'è una certa paura o nel fare viaggi brevi o nel vostro intorno o con i fratelli. Riscrivete la storia in tal senso. Avete potuto fare magari nel contesto, nell'immediato ambiente, delle situazioni che vi hanno intimorito, persone che hanno manifestato questo su di voi, o potrete farla questa esperienza quest'anno. Tale esperienza va pacificata. Le sfide ci arrivano proprio perché noi abbiamo necessità di superarci. È il nostro, come dire, la chiave di volta, ok? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito, altrimenti per altre di voi i vostri interessi personali saranno proprio quelli relativi a, a far fronte, magari gli studi che fate, a far fronte alle paure interiori, raccontandovi una storia diversa, magari con la pratica dello sciamanismo, tutto quello che facciamo sul canale. Perché la paura non è altro che qualche desiderio represso, o per spiegare la paura adesso in due parole non è idoneo, diciamo, non è corretto. La paura è il dio Pan. Il dio Pan, come diceva James Hillman, va risorto in questa società che l'ha annichilendo gli istinti più profondi della psiche umana, relegandoli a reietto. E quindi si manifestano dentro di noi come attacchi di panico, come incubi. Quegli istinti sono il legame che noi abbiamo con la natura che questa società ha separato, e quindi per riunire è necessario fare l'amore col dio Pan, invocando dio Pan dicendo: mio amato dio Pan. Quando ti arriva, magari stai per fare un viaggio, ti arriva un attacco di panico, o in qualsiasi circostanza dove senti questa ansia, attacco di panico che arriva: mio amato dio Pan, aiutami ad aiutarti ad aiutarmi, aiutami a vedere quello che ancora non vedo. Fammi essere alla tua altezza, fammi essere all'altezza di questa situazione, io ho fede in te. Poi pronuncia il mantra Emao, come vi insegno sempre, meraviglia, e lascia che sia. Lascia che sia e vedrai uno switch, un cambio istantaneo. Lo sanno tantissime nostre sorelle, magari tantissime di voi a cui sto parlando già lo sapete, state annuendo già con la testa, lo so. Comunque, andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito sulla terza casa. Terza casa, pesci. Cavallo di bastoni, cavallo di coppe, tre di spade. Ci sono dei viaggi brevi che possono essere però stoppati. Ci sono qua dei viaggi che possono essere programmati, dei viaggi brevi, cavalieri di bastoni, cavalieri di coppe, che però poi non vanno a buon fine. Cioè come se, vedi 5 di bastoni, come se non ci si mette d'accordo, succede qualcosa in questo senso, o c'è paura a prendere l'aereo per alcune di voi. Fate l'invocazione a Dio Panna, vedete come si rilassa tutto? Ci sono però dei movimenti che però vengono stoppati col 3 di spade. Perché il 3 di spade? L'asso di spade? Perché arriva una chiamata che non si può fare più questo viaggio breve, non lo so. O relativo comunque ai movimenti, arrivano delle chiare idee che non si può fare più. Vediamo cosa viene dopo il 3 di spade. Il 3 di denari, però dopo sì. Cioè, ci sono dei viaggi che vengono magari all'improvviso, si programma un viaggio, dai sì, si fa qualcosa di questa natura, poi no, non si può fare più. Però si posticipa, 3 di denari, e possono essere anche viaggi legati a interessi personali che coincidono con il lavoro. Va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso andiamo a vedere la quarta casa. Allora, la quarta casa è la casa della casa e della famiglia, è la casa anche dei cambi di residenza, della famiglia d'origine, dei bisogni emotivi, dei possedimenti immobiliari,
ripeto, cambi di residenza, anche debiti karmici però ereditati dalla famiglia, dagli antenati. Vediamo come sta l'energia per te in questa quarta casa. Allora, quarta casa, pesci, come sta l'energia nell'anno 2025? Come sta l'energia nella quarta casa? Come sta l'energia nella quarta casa, pesci? Il mondo, è possibile che ci sia un cambio di residenza, un cambio di casa quest'anno? Perché il mondo mi parla della conclusione di qualcosa e l'inizio di qualcosa di nuovo, visione notturna. Stai cambiando qualcosa relativo a questa casa. Anche qui un karma si chiude, un karma familiare, un karma legato ai tuoi bisogni emotivi, magari un eccessivo attaccamento alla famiglia d'origine, anche inconscio. Sappiamo quei bisogni emotivi archetipici che ci vengono come karma da superare. Qua si chiude un karma familiare, un debito karmico familiare con il mondo e si apre una nuova tappa della tua vita. Vediamo da quale archetipo è accompagnata. Quarta casa, famiglia d'origine, bisogni emotivi, possedimenti immobiliari, cambi di residenza, debiti karmici. Quarta casa, pesci, anno 2025, qual è l'archetipo nella quarta casa? Specialista in reti, sì, vedo che ci possono essere dei cambi, anche dei cambi di residenza. Ci sono movimenti relativi a questa quarta casa per te, o cambi di residenza, o magari hai in affitto, metti in affitto delle case e vanno bene, mi sta dicendo qui, specialista in reti sociali, c'è qualcosa legato all'internet, a internet, o trovi una casa su internet, o fai degli affari su internet, o affitti qualcosa. O trovi una casa su internet, mi spiego, c'è del movimento in questa casa, mi dicono. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Quarta casa, pesci. Re di coppe. 9 di spade. 7 di coppe. Ti posso vedere cercare casa o cercare una nuova casa qui, o avere o ci può essere anche la necessità di affittare la tua casa o delle case. Mi sta parlando di questo. Il 9 di spade mi parla di un po' di preoccupazioni che possono portare un po' di confusione su questa casa qui, perché vedo molto movimento. Vedi la casa, c'è il 10 di coppe. Perché c'è questa preoccupazione, 9 di spade? 10 di spade. Alcuni di voi cambiano residenza o cambiate casa. Questo mi è chiaro per molte di voi, E si aprono delle possibilità, perché si chiude una tappa della tua vita e se ne apre un'altra. A livello di bisogni emotivi legati alla famiglia d'origine, qua è come se si mettesse un punto e a capo, è come se tu raggiungessi una certa adultità animica. Perché il 7 di coppe? Sì, il paggio di bastoni, ci sono delle proposte nuove, mi viene affitto di casa, o trovi una casa in affitto che ti piace, vuoi cambiare casa, o affitterai le tue case, o la tua casa, o c'è dello spostamento, ti devi spostare, non lo so, ha a che fare un po' con questo, c'è molto movimento in questa casa. Però come postulato principale diciamo che si chiude un karma familiare qui. Oppure può essere che un figlio se ne vuole andare di casa e quindi sta cercando casa e questo ti può dare un po' di agitazione all'inizio, ma poi vedo che la cosa si rilassa. Ok, qua vediamo a livello sommario, ragazze mie, no? E ragazzi, certo è che farei un'ora di video per ogni casa, ma ciò non è
propriamente possibile, almeno per adesso. Però a livello sommario, attenersi soprattutto alla parte oracolare e agli spunti che ci danno i tarocchi in merito. Quindi, detto questo, ragazze e miei ragazzi, adesso passiamo alla quinta casa. Allora, la quinta casa è la casa della creatività, degli svaghi, dei divertimenti, anche dei figli e delle figlie. È, diciamo, la casa per eccellenza della voglia di vivere, della vitalità, anche il modo di educare i figli. Vediamo anche il desiderio di maternità o paternità. Vediamo come sta messa per te l'energia in questa quinta casa. Allora, quinta casa per i pesci, energia anno 2025, quinta casa, pesci anno 2025. Star, wow, sarai creativa o creativo, avrai una gioia di vivere che ti viene dalle stelle, meravigliosa, meravigliosa. Te l'avevo detto che questo è l'anno del tuo riscatto già con la prima casa, dove c'era l'imperatrice, ti ricordi? Quindi con la stella nella quinta casa mi parla dell'anno della realizzazione finalmente di una tua gioia di vivere che forse era da tanto tempo che attendevi. E ritorno, la stella mi parla della speranza, il ritorno della speranza, il ritorno a sognare. Anche per alcune di voi con la stella nella quinta casa, per chi desidera essere mamma o papà, questo è un anno che mi dice di buon auspicio per questo desiderio con la stella, E mi dice che ci sarà molto divertimento, nel senso molta gioia nel cuore. E il tuo modo di educare i figli sarà un modo di dare loro speranza e fede, di credere nella bellezza della vita, di credere nelle divinità, di credere nella forza in loro stessi. Saresti o sei una mamma o un papà eccezionale. Te lo dico quest'anno con la stella in quinta casa e darai una grande gioia ai tuoi figli. Vediamo qual è l'archetipo che accompagna la stella nella quinta casa per te. Qual è l'archetipo che accompagna la quinta casa per te, pesci, anno 2025? Ah, ti liberi dalle condotte distruttive o delle condotte di dipendenza. Ah, ci picchia. Qua riconoscerai le condotte di dipendenza e gli farai fronte. È possibile che abbiamo avuto delle situazioni di dipendenza nei confronti di qualcuno o qualcuno ha avuto delle situazioni di dipendenza nei nostri confronti. Questa carta con la stella mi dice che verrà sanata la dipendenza affettiva o anche la dipendenza da altre cose. Non so, mi viene in mente l'alcol, il fumo, le droghe, no? Allora dice che qua ci sono, o anche la dipendenza affettiva stessa, tutte le dipendenze, le condotte di dipendenza vengono sanate. Questa situazione ti porterà a un raggiungimento di maggiore gioia di vivere e vitalità. Possibile mi parla anche di qualcuno nel tuo intorno, o tu dipendenza affettiva o da sostanze, da qualsiasi cosa. Diciamo che tu con la stella nella quinta casa c'è proprio una rinascita, una vitalità che ti viene direttamente dalla divinità. Sì. E, qua è possibile che tu insegnerai, siccome la casa ha anche dei figli e delle figlie, aiuterai i tuoi figli o delle figlie, se ce li hai già, a far fronte a queste condotte di dipendenza. Come? Infondendo loro la fede nella divinità. Perché molte volte quando abbiamo dipendenze, anche sappiamo molti ragazzi, molte ragazze hanno dipendenze da sostanze, stupefacenti, no? C'è bisogno che ve lo dico, sappiamo che così in questo momento storico, soprattutto in cui si ha il senso della perdita del radicamento in sé, in cui non si sente più Dio dentro se stesso, dentro se stessi, perché con le religioni monoteiste abramitiche abbiamo messo un Dio in un cielo lontano. Questo ha fatto sì che l'uomo diventasse sempre più vittima
di se stesso e non sentisse Dio e tutte le forze che lo abitano. Quindi molti giovani si trovano un po' alla deriva, allo sbaraglio in questi termini. Ecco, tu porterai la speranza a queste persone qui, non solo soltanto ai figli, perché sarai un esempio su questo. Perché quando tu senti Dio in te, perché è così che funziona, allora tu non hai più bisogno diciamo, di perderti, mi spiego? Perché Dio è dentro e ti guida ad ogni passo. Ok. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi, cosa ci raccontano i tarocchi in merito. La quinta casa, pesci. Otto di coppe, arriva un cambio emozionale, infatti qua. La regina di denari. Wow, la temperanza. Guarda, qua mi stai dicendo che sarai molto felice per il fatto che la regina dei denari mi parla del lavoro. Il lavoro lo analizziamo adesso nella sesta casa, però mi sta dicendo che soprattutto per quanto riguarda il lavoro è inteso, se molti di voi fanno un lavoro olistico o i medici o di servizio al prossimo, dicono che andrà benissimo, perché la temperanza è anche questo servizio qui, portando questa consapevolezza che vi ho descritto. Se fate un lavoro olistico, se fate qualcosa di supporto agli altri, anche se magari non è un lavoro, potrebbe diventare un lavoro quest'anno, perché aiuterete gli altri a far fronte alle condotte distruttive o di dipendenza. Se invece riguarda te questa cosa, io ti vedo riprenderti il potere personale grazie a questa vitalità e portare equilibrio con la temperanza in tutti gli aspetti e le aree della tua vita, cioè ti liberi da condotte distruttive di dipendenza. Sì. Mi confermano che è un buon momento per chi lo desiderasse, è realizzabile 100% per chi volesse diventare mamma o papà. Ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo alla sesta casa. Allora, la sesta casa è la casa del lavoro e della salute. Mm. Andiamo a vedere come sta messa l'energia per te in questa sesta casa. E anche la capacità di adattarsi ai ritmi quotidiani e il senso del dovere, le condizioni di salute e anche la cura del corpo. Vediamo come sta l'energia per te in questa sesta casa, anno 2025. Sesta casa, lavoro e salute per le mie ragazze e i miei ragazzi del pesci. Come sta l'energia in questa sesta casa, lavoro e salute? Anche qui abbiamo lo storytelling di nuovo. Guarda, non ripeto di nuovo su quello che ti ho detto nella terza casa, ma questa carta è già uscita 2 volte. Questo mi sta dicendo che è importante, ragazze mie e ragazzi, che ascoltiate bene, soprattutto per le ragazze e i ragazzi che non l'hanno fatto, studiate bene il video Magia Pratica 8, il culto degli antenati, perché vi spiego passo passo come dedicare i meriti agli antenati e agli avi, come anche pacificare gli spiriti perturbati che vi danno delle carenze di penuria a livello magari economico, a livello emozionale e si ripercuotono nella vostra vita. Quindi la pratica dello storytelling significa cambiare la storia. Tu puoi cambiare la storia semplicemente immaginando una storia diversa e contribuendo con il rito, perché vi insegno a fare il rito, qual è il rituale anche, nell'adempimento del cambio della tua storia. In questo caso ancora in un'altra casa che è la casa della salute e del lavoro. Quindi se ci sono condizioni di salute difficili, abbiamo avuto delle problematiche o possiamo avere quest'anno delle problematiche di qualsiasi natura, da una piccola sintomatologia a qualcosa di più importante, vi invito a pacificare gli spiriti dei vostri antenati, perché sono cose che hanno già avuto i vostri antenati e che si ripercuotono al fine che voi, il discendente che si rende consapevole, fermi il vento del karma nefasto, ok? Sia nel lavoro che nella salute. Mi dice di riscrivere proprio la storia. Vi spiego nel video Magia Pratica 8 come si fa. Andiamo a vedere da quale archetipo è accompagnata questa carta.
perché spesso noi facciamo un lavoro che magari non è proprio il nostro, magari noi abbiamo avuto delle ambizioni ma le abbiamo sacrificate in virtù di un nostro genitore o nonno, o lo facciamo anche inconsciamente, ragazze, ragazzi. Ehm, io vi racconto anche tante volte le mie storie. Mia nonna era bellissima, voleva fare l'attrice, stava su un set un giorno a 16 anni, mio nonno la fece scendere e disse torna a casa subito. E quindi io ho fatto tanta arte e spettacolo, volevo anche fare l'attrice, ho fatto anche delle cose, perché però non era una cosa mia, sentivo che era un suo sogno irrealizzato. E quando ho compreso questo mi sono anche liberata dal mio concetto stesso di voler fare spettacolo a tutti i costi. E, e sono sempre un artista, ma la mia arte era un'arte esoterica, era un'arte diversa, nonostante non disdegno tutto ciò che mi attraversa. Può essere dall'attrice, la cantante, ho fatto tutto questo nella mia vita e c'era comunque un karma di mia nonna, va bene? E il fatto che magari non mi sono realizzata, questo ve lo dico quando ero un po' più piccola, come attrice per esempio, quando ho fatto anche delle parti e qualcosa, era come se, cioè sono rimasta male, ma non sono rimasta male io. Quando ho capito la pratica dello storytelling, era mia nonna che voleva fare l'attrice. E allora si è sciolta quella cosa. Ok, questo per farvi capire quanto è potente la pratica dello storytelling. Allora, vediamo da quale archetipo è accompagnata la carta dello storyteller, in questo caso, sulla casa del lavoro e della salute. Dal buffone, sì, è chiarissimo ragazzi, questa mi stanno dicendo studiate, ma già pratica 8. Rivela le emozioni senza timore, aiuta la gente a redimersi da quello che è assurdo e dall'ipocrisia. Allora, nella casa della salute e del lavoro mi dice che bisogna riscrivere la storia, quest'anno bisogna farlo, è imperativo, perché tutte le dinamiche inerenti alla tua salute e il lavoro, le dinamiche difficili, era perché ci siamo portati avanti un karma per voler realizzare dei desideri che lo abbiamo fatto anche inconsciamente di un nostro avo, di un nostro antenato, di un nostro genitore o di nostri nonni. Mi dicono chiaramente che questo è l'anno in cui questa pacificazione avrà luogo e con la nostra consapevolezza di portare avanti tale pacificazione. Ehm, Mi viene qua che per quanto riguarda anche gli stati psicofisici della salute, con la carta di buffone storytelling, non userai più maschere, sarai stanca o stanco perché questo ti preme a livello psicologico e si può somatizzare anche nel corpo in varie forme, no? Sarai stanca di non esprimere le tue emozioni, perché a volte il pesce è una persona sensibilissima, ho tanti cari amici pesci, sensibilissima, e quindi spesso veniva additata per la troppa sensibilità, eccetera. Non te ne vergogni più. O comunque fai proprio, vai, va bene? Tu sei perfetta o perfetto nella tua manifestazione. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito alla sesta casa. Vediamo dove ci puntano l'attenzione. E ti dico una cosa, siccome nella casa precedente abbiamo visto che c'è la possibilità a livello di lavoro di supportare gli altri nella pacificazione della loro anima, questa cosa per te serve anche a te per quanto riguarda il tuo lavoro proprio. Vediamo cosa mi dicono i tarocchi, poi ti aggiungo. 2 di coppe, 4 di bastoni, la luna. Mi dicono che c'è la possibilità di fare un'associazione con qualcuno o unirsi a qualcuno nel lavoro. 2 di coppe, 4 di bastoni. Però siccome questa cosa ti piace, però durante l'anno a volte questa cosa può darti un po' di ansietà. Quindi per quanto riguarda la salute un po' i nervi mi dicono, un po' di ansietà, e con le pratiche sciamaniche questa ansietà non ci sarà più, perché io leggo i tarocchi per vedere qual è il karma possibile, no? Cioè non posso sollevare il problema e non darti la soluzione. Quindi mi dicono che c'è la possibilità di avere quest'anno 2 di coppe, mi parla di anche o un'associazione con qualcuno, ti associa a qualcuno, qualcuno lavora insieme a te, è
come dire, anche una partnership lavorativa. Mi spiego, una partnership lavorativa, vedo qua col 2 di coppe, che porterà della stabilità. Vedo stabilità qua col 4 di bastoni. E la luna mi parla di un po' di nervosismo che a volte ci potrebbe essere in questa partnership. Magari perché qualcuno non dice la verità, e un po' di ipocrisia, ti può dare un po' di nervosismo. Però con la pratica dello storytelling e anche con la consapevolezza che vi dico sempre di avere, che nel video Magia Pratica 9 vi ho sottolineato, non siamo distinti e separati dall'altra persona. L'altra persona è sempre un riflesso di noi, come noi siamo il riflesso di Dio, è la stessa cosa. Con le pratiche questo si appianerà. Che c'è dopo la luna? E c'è la ruota, arriva un cambio, certo, sì, arriva un cambio certo su questo. 10 di coppe che porta molta felicità. Alcuni di voi hanno qualcosa di familiare, o lavorate con una persona che vi sta a cuore, insomma. Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo alla settima casa. Allora, la settima casa è la casa dell'amore per eccellenza, delle relazioni sentimentali, matrimoniali, delle unioni stabili. Vediamo come sta per te l'energia in questa casa. Poi durante l'anno facciamo tutti i video sull'amore, è giusto per avere sommariamente un quadro. Allora, amore, pesci, anno 2025, cosa ci raccontano questi oracoli? Amore, pesci. Anno 2025, una carta. Amore erotico, ci sarà molta stimolazione erotica, molta... Sapete che l'erotismo è qualcosa di più profondo della passione, no? Perché la passione a volte no, si incendia, poi si conclude, invece l'erotismo è qualcosa che lavora da dentro. Io vedo una sollecitazione animica ed erotica tra te e qualcuno, magari anche con delle semplici parole, c'è qualcuno che stimolerà la tua psiche in forma erotica, sapendoti prendere. Vedo molto erotismo qui, molta eccitazione nel non vedere, no? Qua sono due persone, non sono nudi, ma c'è molto magnetismo, molto erotismo. Bellissima carta, vediamo da quale altro oracolo è accompagnata la carta della la settima casa per te. Amore quest'anno, pesci. È più una sensualità erotica, quella... mi spiego, no? Vediamo un po' cosa mi dice questo oracolo, settima casa, pesci. Journey, ci sono dei viaggi, ci saranno dei viaggi per amore quest'anno probabilmente. Ci sono probabilmente dei viaggi, sì. E qua mi dice c'è una barca, no? Qua c'è la luna. Diciamo che viaggerai anche a livello nella profondità con qualcuno quest'anno. Insieme a cioè grazie alla connessione con qualcuno che è sempre emanazione del divino che te lo manda, riuscirai a navigare le tue profondità. Cioè c'è molta intesa erotica che ti permetterà di navigare le tue profondità. Ok, vediamo da quale archetipo è accompagnata. Ancora la settima casa. Amore, pesci. Questa è anche la carta di qualcuno che viaggia verso di te o viaggi insieme a qualcuno. Ci saranno dei viaggi. Vediamo. Mediadora. Qua mi parla di una persona equilibrata. La mediadora è un po' l'ambasciatrice, l'ambasciatore, no? E negoziare la giusta cosa, la negoziare la vita personale e professionale, rispetto da ambo le parti in una discussione. Vedo che ci sarà molto equilibrio con qualcuno, magari qualcuno ha da lavorare, equilibrio tra la vita professionale e la vita sentimentale, personale. Ci sarà equilibrio su questo, ci si intenderà l'un l'altro tra la vita personale e la vita professionale, ci si intenderà, questo mi dicono. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito sull'amore per la settima casa.
Settima casa, amore, pesci. Paggio di bastoni, la ruota, il mondo. Ci saranno viaggi con qualcuno che ti piace molto e a cui piaci molto. C'è molto erotismo, me lo conferma il paggio di bastoni, anche molta allegria con qualcuno, e ci sono dei viaggi, me lo conferma la ruota con il mondo. Ci saranno cambi che parlano di viaggi, di spostamenti con qualcuno. Sì, assolutamente qua c'è una persona che mostra molto interesse per te, qua è un paggio, quindi magari sono anche, possono essere un amore nuovo per molti di voi, ben aspettato è l'amore nuovo, è molto interesse nei tuoi confronti, ti riaccende quella Kundalini, possono esserci delle mediazioni tra vita professionale e vita privata, perché mi parlano che una persona può stare o fuori o parlarti tramite WhatsApp, venirti a trovare, tu andare da questa persona. Vedo allegria, allegria e dinamismo. Vediamo un po' questo paggio di bastoni che energia nei tuoi confronti. È un re di bastoni, e beh, possibili segni di fuoco, ascendente fuoco, ma al di là del segno mi dicono che energia ha una persona a cui piaci moltissimo, proprio a livello fisico, sensuale, anche erotico, passionale, piaci moltissimo e si apre un nuovo ciclo con questa persona. Oppure a te piace tantissimo qualcuno e c'è molta stimolazione in tal senso che è da ambo le parti. Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo all'ottava casa. Allora, l'ottava casa è la casa della morte e della rinascita. È l'occulto, l'inconscio, i sogni, la sessualità, anche i limiti e tabù da superare. È la casa che ci spinge a guardare oltre la superficie delle cose, perché la verità sta più in profondità. Andiamo a vedere come sta l'energia per te in questa ottava casa. Come sta l'energia per te in questa ottava casa? Pesci, anno 2025, ottava casa, morte e rinascita. La forza, ci picchia, avrai un grande coraggio di percorrere le profondità più profonde, proprio come ti ho detto prima con il coraggio di Perseo. Come vi insegno sempre, la storia di Perseo è quella dove, animato da una causa più grande che era quella di salvare la madre, va negli inferi, nel regno di Ade, per prendere gli strumenti per tagliare la testa a Medusa e torna vittorioso. Qual è il senso di questa carta in questa casa? Proprio questo, avrai il coraggio di fare una grande trasformazione quest'anno, è come se morissi a una vecchia identità per rinascere nel cuore, la forza del cuore. Avrai molta forza quest'anno anche rispetto al tema morte e rinascita, ma avrai molto coraggio anche di superare alcuni limiti, alcuni tabù che ci sono relativi alla tua vita, possono essere di qualsiasi natura i tabù, dalla sessualità ad altri tabù. Il tabù più grande, come dicono i grandi, non lo dico io, è il tabù della morte in questa società, perché in una società iperrazionale, moralistica, corrotta dalle radici, che ha separato l'uomo da Dio e quindi dai propri istinti, dalla natura, dalla bellezza, il più grande tabù è il tabù della morte. La morte è intesa come il regno femminile, sono le profondità, il regno ctonio, sotterraneo. Infatti della morte si ha paura, non se ne parla, perché vivendo una mente razionale, laddove la mente razionale non può prevedere, controllare, gestire, lo accantona. È tutto morte ciò che non può prevedere, controllare e gestire. Siccome la morte è il regno dell'anima, dello sconosciuto, dell'inconscio, allora tu supererai questo tabù del tuo inconscio, i tabù che hai nelle tue profondità, li superi quest'anno. Vediamo di che tabù si tratta, vediamo qual è il tabù più grande, il tabù dell'invisibile, che poi la morte è la stessa cosa. E diciamo avrai molto coraggio nell'avere fede in ciò che non si vede, che è la tua anima, che sono i tuoi spiriti, che sono i tuoi antenati, che è il più grande tabù per una società occidentale, che stiamo però trascendendo, no? Allora, vediamo da quale carta è accompagnata la forza, ottava casa. Dalla donna fatale.
ci picchia. Allora, se ti piacciono le ragazze, qua c'è una donna fatale per te, va bene? Che ti permetterà di superare alcuni tabù attraverso la sessualità, chiarissimo. Avrai il coraggio di superare dei tabù con la sessualità, attraverso la sessualità, che poi è l'energia kundalinica che ti scatena questa donna. E se invece ti piacciono gli uomini, questa carta è la tua carta. Cioè, nel senso, se ti piacciono gli uomini, questa carta è la tua energia femminile e avrai il coraggio di sarai talmente magnetica e sessualmente o magnetico sessualmente che farai esplodere il contatto con l'invisibile quest'anno, il coraggio di avere il contatto con l'invisibile quest'anno ti permetterà di avere un magnetismo sugli altri, ma te l'avevo già detto in un'altra casa se non sbaglio, un magnetismo sugli altri incredibile, affascinante, ipnotico, va bene? Caspita, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Ottava casa. Diciamo che ci sarà il coraggio di esprimere delle peculiarità inconsce. Vediamo cosa ci racconta ottava casa, pesci. Il 3 di denari. Il diavolo accipicchia. E il 2 di spade. Io credo che ci sono delle provocazioni che ti verranno fatte quest'anno, probabilmente quella di avere anche, guarda, la butto lì, rapporto a 3, 3 i denari e il diavolo. Delle provocazioni quest'anno ci potrebbero essere in questo senso. Ovviamente tu ti devi sentire, no? Qua non diamo giudizi, infatti il 2 di spade mi parla di una certa titubanza nell'oltrepassare i propri limiti, che non riguarda soltanto le triangolazioni, ma riguarda anche il senso di cooperare con la tua energia più profonda. Il senso di cooperare con la tua energia più profonda. Potresti fare anche delle partnership lavorative con qualcuno che ha il tuo stesso magnetismo, va bene? Il tuo stesso magnetismo. Vediamo un po' perché il 2 di denari è l'imperatore. Guarda, prima di tutto ti voglio dire una cosa, questa energia magnetica, ipnotica, erotica che avrai quest'anno sarà molto funzionale nel lavoro, sì. Vediamo un po' che energia ha il diavolo nei tuoi confronti? Il carro. C'è una persona, è possibile, che conoscerai fuori o che viene da lontano, viene nel tuo paese, che ha questa energia anche erotica e magnetica nei tuoi confronti. È un po' simile alla carta alla settima casa. Siccome nella settima casa mi sono dimenticata di mettere i miei oracoli lui-lei sull'amore, siccome qua sessualità, c'è questo gioco donna fatale, uomo fatale, vediamo un po' cosa ti dirà questa persona che arriva nei tuoi confronti quest'anno. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Li metto perché non lasciano mai spazio al dubbio. Cosa ti dirà quell'amore erotico che poi riprendiamolo qui? Ecco, c'era anche qui, quindi uniamo un attimo settima e ottava casa. Vediamo. C'è un erotismo che solleciterà la tua parte produttiva anche nel lavoro. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Sei bellissima, infatti, donna fatale, te l'ho detto, anche se sei uomo, Lotterò per te, te l'ho detto, qua c'è il diavolo, è colui che lotta, il carro, colui che non si arrende, lotterò per te, cos'altro? Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. C'è un feeling particolarissimo e potentissimo con una persona con la quale potresti avere anche partnership lavorative. D'accordo? Ok, adesso passiamo, ragazze mie e ragazzi, alla nona casa. Allora, la nona casa è la casa dei viaggi lunghi, anche degli studi superiori, delle credenze, della fede.
è la casa dell'oltre, è la casa dell'evoluzione spirituale, della filosofia, anche della vocazione. Spinge a seguire, a concretizzare la propria vocazione, della fede, le credenze. Andiamo a vedere come sta l'energia per te in questa nona casa. Pesci, nona casa, come sta l'energia per te nella nona casa, anno 2025? Come sta l'energia per te nella nona casa? Wildness, ah, ci picchia, selvaggia, selvaggio, selvaggio. Beh, qua c'è la selvatichezza che viene fuori. Guarda, come credenza e come fede tu esprimerai la tua natura selvaggia. Questo è alla base, senza costrutti, lo vedevamo anche nelle altre case comunque, no? La necessità di oltrepassare le maschere e quindi sarai la selvatichezza fatta persona, cioè seguirai la tua natura selvaggia e a tal proposito lo dico soprattutto per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi della nostra scuola iniziatica, le meditazioni guidate che ci sono sul canale, quelle di pochissimi minuti, servono proprio a suggellare la tua natura selvaggia all'interno e a manifestarla nella realtà per ottenere prosperità in tutti gli ambiti. Quindi la selvatichezza, le tue credenze, la tua fede sono orientate ad essere selvatica. Selvatica vuol dire naturale, autentica o autentico. E se fai dei viaggi lunghi, perché questa carta me lo suggerisce, però lo vediamo adesso con i tarocchi, fai viaggi dove anche viaggi nella natura o sarai tu un po' più naturale, autentica, autentico, viaggi un po' allo stato brado, mi viene da dire, un po' Tarzan, un po'... Sono viaggi bellissimi, io li amo. Sì, assolutamente sì. Vediamo un po'. Preferirai viaggi di questa natura, più selvaggi, più, ok? I viaggi lunghi. Vediamo un po' per quanto riguarda l'archetipo. Da quale archetipo è accompagnata la carta della selvatichezza? Nona casa, pesci. Dal re, dal re, dal re. Qua farai dei viaggi lunghi verso qualcuno, secondo me. Però aspetta, fammi vedere. Libertà illuminata benevolmente beneficia quello che stanno a suo carico. Potresti fare anche dei viaggi finanziati da qualcuno, ok? Dei viaggi lunghi finanziati da qualcuno che sostiene questi viaggi, mi viene da dire anche. Sì, o potrai portare con te delle persone finanziando tu, non lo so, mi viene in mente anche questo. Però rispetto al postulato della nona casa, io vedo che seguendo la tua selvatichezza, la tua natura autentica, tu sarai un esempio per gli altri, illuminando benevolmente. Sì. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi, cosa ci raccontano in merito alla nona casa i tarocchi. Nona casa, pesci. Cavallo di coppe, sì, ci sono questi viaggi. La morte. 8 di bastoni, assolutamente farai dei viaggi lunghi che ti apporteranno un grande cambiamento. Forse nella tappa dello Scorpione dell'anno prossimo, quindi fino a ottobre-novembre, un viaggio lungo. Vedo un viaggio lungo, molto motivato da un punto di vista emozionale, può darsi anche con una persona che ti sta a cuore o semplicemente un viaggio che ti stimola emozionalmente. Sì. E per quanto riguarda le credenze, te l'ho detto, la tua fede nella tua autenticità, nella selvatichezza, ok? Ok, ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo alla decima casa. Allora, la decima casa è la casa del successo, anche della carriera. Andiamo a vedere dove avrai successo quest'anno. Andiamo a vedere. Allora, come sta l'energia nella decima casa per le mie ragazze e i miei ragazzi del pesci? Anno 2025, come sta l'energia? Decima casa, casa del successo.
Rise, ah, qua c'è praticamente, qua c'è una farfalla. Mi dice che questo è l'anno che per quanto riguarda il tuo successo ha a che fare con una trasformazione. C'è una rinascita per te a livello di successo quest'anno e anche a livello di carriera, eh. C'è proprio una rinascita qua con questa farfalla meravigliosa. Fammi vedere da che carta è accompagnata la decima casa. Siccome la decima casa è anche la casa della posizione sociale, no? Ci sarà una rinascita per te in questo, una trasformazione. Vediamo. Qual è l'archetipo che accompagna la carta della trasformazione? Decima casa, casa del successo per il pesci. L'avaro, Midas avaro. Guarda, ci sarà un'abilità imprenditoriale qua, mi dicono, perché è un po' il re Mida, no? Allora, qua avrai abilità imprenditoriale o creativa per convertire qualsiasi cosa in oro. Ti diletti condividendo la ricchezza della vita. E ci sarà un successo per quanto riguarda l'aspetto economico, ma te l'avevo detto anche nella casa 2, se non sbaglio, nella seconda casa. Successo in ambito economico, nel senso nel saper convertire qualsiasi cosa fai in denaro o in economia, di questo mi parlano. Vediamo, vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi in merito alla decima casa, pesci. È l'imperatrice che ti ho detto, successo nella stabilità, economia, denaro, successo, successo, è la casa del successo, avrai successo nel denaro e nel lavoro. L'appeso, questo sei tu, pesci. Assolutamente sì, cavallo di bastoni, successo per quanto riguarda l'ambito della stabilità, il lavoro e della ricchezza. Successo, è una carta, sono carte bellissime. E ti dico, magari non arriva dopo il tuo compleanno, o comunque ha a che fare con la tappa del tuo compleanno questa cosa. Stabilità, successo personale, riemergi anche a livello sociale, qua mi arriva, e anche condividerai questo tuo essere abbondante. Bellissime carte, complimenti ragazze mie e ragazzi. E adesso passiamo all'11ª casa. Allora, l'11ª casa è la casa delle amicizie. Tutte le amicizie e anche le cause comuni, è la casa dove siamo chiamati a fare esperienza della condivisione con gli altri di interessi e di ideali, anche delle visioni che riguardano il collettivo, è la casa della collaborazione, per eccellenza la casa delle amicizie. Andiamo a vedere come sta l'energia in questa casa per te. Pesci, casa delle amicizie, anno 2025. Casa delle amicizie, anno 2025. Pesci. Undicesima casa. Madre, la casa della, c'è la carta della madre. Allora, per quanto riguarda è possibile che sarai vicina o vicino a una donna che aspetta un figlio, a una donna che ha dei figli, e ti sarà molto amica questa persona perché suggella in te la parte più femminile, il prendersi cura. Qua c'è una donna incinta, è possibile ci sarà una donna incinta o che quest'anno può rimanere incinta, che avrà necessità della tua presenza e sarà un'ottima amica. Comunque nella casa delle amicizie, delle cause comuni, questa casa quest'anno cosa ti sta dicendo di spingerti? Nel nutrire tutto ciò che hai dentro, nel nutrire le tue intuizioni, nel nutrire le tue idee, perché ciò che stai portando in grembo in qualità di idee, progetti, eccetera, hanno un impatto anche sul collettivo, perché la casa undicesima e le cause comuni, ok?
Vediamo da quale archetipo è accompagnata questa carta. Casa 11ª, pesci, anno 2025. Sì, bambina, bambino incinta, cioè donna incinta, bambina naturale, assolutamente sì. Allora, per quanto riguarda le cause comuni, tu avrai intorno delle persone quest'anno che condivideranno il tuo essere selvatica o selvatico, la tua autenticità, va bene? Non è che devi star là a vivere come Tarzan, però, per carità. Però avrai delle amicizie che condivideranno con te questo, non sono tante queste amicizie, ma sono quelle giuste, quelle più profonde e soprattutto sarai molto vicina o vicino anche a delle creature più piccole, che possono essere animali, che saranno proprio i tuoi amici, amicizia con gli animali, comunicazione con lo spirito della naturalezza. Avrai un contatto con lo spirito molto profondo e questo verrà suggellato e alimentato anche da creature più piccole di te, che possono essere anche più giovani di età, o puoi fare il mentore, la mentora a qualcuno, o anche degli animali stessi, che saranno proprio dei veri e propri amici. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Casa 11 sulle amicizie, pesci quest'anno. Il sole, sì, c'è molta bellezza, avrai degli amici importanti quest'anno, 8 di spade, regina di spade, avrai delle amicizie importanti e tutte quelle persone che ti fanno sentire angosciata o angosciato perché non riflettono la tua bellezza, la tua essenza vera, tu le tagli fuori, ma come proprio senza se, senza ma. Ti accorgerai anche di alcune persone che ti sono amiche, però magari non sono la tua stessa frequenza, preferisci stare molto di più con il tuo animale domestico, con i tuoi animaletti, insomma, con la foresta, con il bosco, che con queste persone, tagliando netto. Qua io vedo pochi ma buoni. Ok? Taglierai con una persona in particolare, secondo me, qua, che magari poteva esserti stata amica o amico, però tagli, vedo un taglio netto, perché ti provoca un po' di angoscia, un po' di ansia questa persona. Vedi, sei di coppe, tagli con alcune persone del passato in modo definitivo e netto, a livello di amicizia. E ci sono delle amicizie nuove, vediamo il sole, il mondo, mi riconfermano che tagli con delle amicizie del passato. Asso di spade, si parlerà chiaro qua, ma tagli proprio. E ci sono persone nuove, una persona in particolare, l'energia femminile. Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso andiamo a vedere la 12ª ed ultima casa. Allora, siamo giunti all'ultima casa, abbiamo concluso il nostro viaggio insieme, è stato un viaggio bellissimo, è l'anno della tua rinascita, della tua rivincita e questo mi fa tantissimo piacere, è bellissimo. E vediamo adesso con la 12ª casa, che è la casa del karma e dell'occulto. Ciò che non ti vedi arrivare, ciò che non sai e di cui le carte possono darti l'energia di quello che non sai, che non ti vedi arrivare. Sono anche questa casa le prove della vita, la casa delle vite passate, le sfide karmiche da cui si giunge all'elevazione spirituale, ok? Allora, andiamo a vedere come sta messa l'energia per te in questa 12ª casa. 12ª casa, come sta l'energia per le mie ragazze e i miei ragazzi del pesce anno 2025? Un incantesimo, la storia del pappagallo che ha parlato. Ah, è molto, molto pregna di mistero questa carta. Fammi mettere le altre così ti dico. C'è qualcosa che arriva piena di mistero. C'è qualcosa di misterioso che non sai. Come sta l'energia in questa 12ª casa? Karma e occulto. Detective, scopri qualcosa che non sai. A livello karmico scopri qualcosa che non sai. Vediamo di che si tratta. Cos'è che scopri che non sai? Cos'è che arriva? Scopri qualcosa che non sai. Vediamo di che si tratta o che cos'è.
Di cosa si tratta? Scopri qualcosa che non sai, karma è occulto, 2 di spade, 7 di spade, la ruota e la fortuna, o qualcuno che ti ha mentito o che ha giocato un po' alle tue spalle. Sì, sgami qualcuno quest'anno, o che ti mente o che ha giocato alle sue spalle, sgami qualcuno, si taglia un karma. Fammi vedere perché la ruota. La regina di denari, sul lavoro. Sgami qualcuno, si taglia un karma e sul lavoro avrai un successo incredibile. La regina di denari, cavaliere di denari. Ma l'avevo visto che nella parte economica c'è proprio una rinascita, anche il successo, no? La tua casa del successo è proprio in quell'ambito lì quest'anno. O c'è una ripresa, una rinascita. Perché scopri qualcuno, bugie, inganni, menzogne, arriva un cambio. Piazza pulita si fa di questa cosa e quindi si scioglie il karma relativo anche al lavoro. E te l'avevo detto nella sesta casa, d'accordo? Quindi, ragazzi miei ragazzi, per adesso abbiamo concluso, è stato un viaggio bellissimo. Mi raccomando, fate la pratica dello storytelling perché è uscita 2 volte in 2 case, ok? E vi serve per la consapevolezza e per vivere una vita liberi con la selvatichezza e la naturalezza che vi incarna. Detto questo, concludo qui, vi abbraccio profondamente, grazie, grazie, grazie a oltranza, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua.